Buongiorno carissimi telespettatori e benvenuti in un nuovo video dell'angolo della cucina. Finalmente ho dovuto costringere mamma a fare questo video, ma ce l'ho fatta. Scrivete tutti quanti nei commenti hashtag vogliamo l'angolo della cucina e così arriveranno un sacco di nuovi video. Oggi, cara mamma, andremo a preparare una pasta che era solito mangiare Diego Armando Maradona. Per cui mi stai stressando da una vita. Sì, è dalla Thailandia che ti dico che dobbiamo preparare questa pasta. Ok. E abbiamo già iniziato con l'aglio, olio. Aglio, olio d'oliva Sì. e peperoncino. E lì abbiamo anche il pan grattato. Facciamo soffriggere. Adesso vi faccio vedere la ricetta. Mettiamo anche la pasta. Questa è la ricetta: 200 g di spaghetti, 3 spicchi d'aglio, peperoncino, pan grattato 200 g ma ne abbiamo messo di meno, prezzemolo, grana padano grattugiato, sale grosso e olio d'oliva. Molto buono. Stiamo a 214, ma Sì, siamo a 215. penso di aver letto 4 persone io. 2. Spaghetti. Ti leggo il procedimento. Ci siamo appena accorti, ragazzi, che il pan grattato che serviva per la realizzazione di questa pasta doveva essere grosso. Noi abbiamo codesto pan grattato, che non è affatto consigliato per questa pasta, ma abbiamo solo quello, quindi useremo quello sperando che non venga uno schifo. La pasta è già quasi pronta comunque. No. No? Mi sembrava. Adesso come si riduce un po' mettiamo il pan grattato. Lì. Sì. Facciamo friggere. E poi si mette la pasta. Mettiamo il prezzemolo. Ok. Pan grattato. Sperando che venga buono, perché non è il pan grattato giusto. Vabbè, pazienza, quello che è. Però ha un aspetto abbastanza invitante. Non è male. Eccoli. Questa è come è venuta praticamente. Impiattala, ma secondo me gli chef di Maradona cucinavano meglio. Non ridiranno. Sì, a parte quello, no, ma loro l'avrebbero fatta nettamente meglio. Comunque aggiungiamo il parmigiano e la assaggiamo, perché non è detto che sia venuta male, anche se dall'aspetto diciamo che è molto diversa da quella della ricetta. Quindi questa è la pasta finita anche col parmigiano e testiamola. Adesso per testarla ci sarà un giudice imparziale. Ma che imparziale, a me piace tutto. Devi mettere il A parmigiano. me piace tutto, non posso giudicare. Da questo splendido camping, buon appetito a tutti amici. Facci sapere, facci sapere. Vediamo, aspetta, la riaccendiamo dopo. È buona. È buona. E quindi abbiamo passato questo. Era un test questo, poi porteremo anche delle ricette più belle. Spezzoni qua e là di queste giornate nei camping da turisti, quindi quello che possiamo filmare. Domani visiteremo invece Budapest, vedi mi sono dovuto spostare perché stava passando un ragazzo e ci presta la macchina Laszlo, un amico ungherese troppo in gamba, troppo bravo che abbiamo conosciuto, gentilissimo.
Ci ha portato il pane stamattina, ce l'ha lasciato qua fuori. Ci ha prestato adesso il sup, ci ha prestato una barchetta che ha sotto casa sua e dopo vi faccio vedere casa sua perché è troppo carina. C'ha la sauna e dice che ci fa fare anche la sauna. Adesso dobbiamo gonfiarlo e poi ci facciamo un giretto nel lago col sup. O con la barchetta, possiamo andare anche con la barchetta. Rita si allena e noi andiamo a fare una passeggiata col sup nel lago. Bello, eh? Poi Rita ci raggiunge. E poi facciamo un barbecue anche oggi. E più tardi ci lascerà anche la macchina per andare a visitare Budapest domani. Ma adesso andiamo al lago col sup. Io sarò il tuo gondoliere. Io mi sdraio, mi prendo il sole. Bene, io faccio tutta la fatica. Dovete sapere che ci sono tante casette anche in vendita o tanti terreni. Praticamente questa è una società che gestisce 23 ettari, non so, comunque tutto il lago a destra e a sinistra, tutto intorno, e ci sono casette ovunque. Dopo vi faccio vedere qualcos'altro. Adesso vi voglio far vedere un'altra proprietà che sembra molto carina, ci stiamo avvicinando. Casettina in legno bianca, bel giardino curato, proprio sul lago, con un piccolo patio, come si può dire, una veranda, bella anche questa. Bella, non mi dispiacerebbe avere una casetta qua. Qua su ce n'è una in vendita con una bellissima terrazza, c'è la jacuzzi fuori, tutta di legno. Questo l'accesso, vedete le scale, avvicinati Davide qua, l'accesso per arrivare al lago, per entrare nel lago. No, questa qua su è stupenda, bisognerebbe vedere o chiedere quanto possa costare. Ce n'è molte, ce n'è anche in vendita e mi piacerebbe davvero averne una qui. Naturista qua da fare un mese all'anno, non sarebbe male. Capitano, oggetto sconosciuto a ore 9. Mi sembra che vogliano poi 100 euro al mese e con 100 euro al mese hai tutto, hai corrente, hai acqua. Ti costerebbe 100 euro al mese stare qui e farti la spesa per mangiare, basta. Qua sopra c'è la casa di Laszlo, il proprietario di questo sup, e di quella barchetta, vedete, ci ha già messo i remi ed è a disposizione. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Adesso facciamo un po' di spesa alla Lidl con la macchina del nostro amico. Svolta a sinistra. 23 minuti c'è una Lidl. Ah, arance mi servono. Ah, è anche le... Ragazzi, io non resisto, troppo potente, aiuto, sono uscito 2 minuti prima, bisogna rimanere 15 minuti, adesso vediamo come esce Rita. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Oggi finalmente andiamo a visitare Budapest con la macchina del nostro amico Lozzi, il Pajero, e trascorreremo tutta la giornata lì. Farà molto caldo, quindi accendete il clima. Fa già molto caldo. Accendiamo il clima. Andiamo. Comunque dopo qualche giorno qua nel camping ci siamo rilassati, adesso è ora di andare a visitare qualcosa insieme a voi.
Questo camping è a 30 km da Budapest, una delle più belle città capitali d'Europa. Adesso noi non sappiamo cosa visitare, ma questa volta siamo in macchina e sarà molto più semplice. Potremo andare ovunque. Per qualcuno sarà scontato sentirlo, ma devo dirlo. Passa il Danubio in mezzo alla città e si trova Buda da una parte e Pest dall'altra. E comunque siamo arrivati, mancano al centro, proprio al centro, 4 km, 16 minuti. Ogni volta che c'è da visitare una città Davide soffre per il caldo, per i chilometri. Ha detto che oggi abbiamo la macchina e la dobbiamo visitare seduti in macchina. Filmo tutto dalla macchina e sarà il primo video del canale. È un'idea intelligente. Dove visiteremo una capitale in macchina. Abbiamo pensato di visitare prima di tutto il Palazzo del Parlamento, è una delle attrazioni, delle tante attrazioni di questa bellissima città. 18 minuti, 3 km. ...400 metri al Parlamento. Abbiamo parcheggiato abbastanza vicino, è andata bene. In macchina è semplice, in camper ovviamente no. E questo, amici, è l'immenso fiume che taglia Budapest in due, il Danubio. Che bello, ma è una città meravigliosa per il momento. Noi siamo a Pest e dall'altra parte c'è Buda e ci sono palazzi storici meravigliosi ovunque. Adesso proviamo ad entrare nel Parlamento, non so dove si facciano i biglietti. C'era da aspettarselo, c'è tantissima gente. Facciamo prima la fila per comprare il biglietto e poi la fila per entrare. Effettivamente fretta non ne abbiamo. No, non ne abbiamo. Dado vorrebbe già 2 andare ore via. di fila ci sono. Dado odia le file, ma come le odiamo tutti, pazienza, bisogna aspettare. Ci è andata divinamente. Ad un certo punto ci fa entrare una signora perché ha dei biglietti non venduti, diciamo, quindi li abbiamo comprati noi ed entriamo molto prima. Ad entrare? Siamo dentro, ragazzi. Il biglietto, audio Davide. Guida automatica. A me non si vede. E siamo pronti per visitare il Palazzo del Parlamento. Dopo vi diciamo anche quanto è costato, anzi subito era 6,5, 6,5, 13, 16.000 fiorini. Rita, l'audioguida ha detto che siamo all'interno di uno dei palazzi più belli del mondo. Importanti E anche. più importanti. Questo si chiama Scalone d'Oro, sono 135 gradini.
tappeto fatto a mano più grande d'Europa, colore blu che riprende il sangue blu reale. Questa è l'aula parlamentare. Un tempo qua si poteva fumare, questi erano i portasigari col portacenere numerati, guardate. La parte più bella, che era una sala dove c'è la Sacra Corona, non potevamo filmare, ci hanno vietato di filmare il cambio della guardia, è molto bello, però vabbè ragazzi, questo lo vedrete in un documentario. Comunque palazzo pazzesco, abbiamo visto anche proprio la sala dove legiferano, bellissima. Non ho visto neanche quella in Italia mai dal vivo. Siamo felici ed orgogliosi di aver visitato già la prima attrazione, forse la più bella, il Palazzo del Parlamento ungherese. Adesso passeggiamo, ci dobbiamo trovare anche un ristorante perché è 12:30. Io vorrei anche fare un'escursione su un battello sul Danubio. Che ne dici, Rita? Sì. Bello, vero? Sì. Approvi? Approvo al 100%. Adesso però dobbiamo cercarci anche un posto per mangiare. Sì, cerchiamo un ristorantino. Vabbè. Non sia troppo tardi. La mia parte E preferita. poi facciamo la piccola crociera. E poi facciamo la sauna. Sì, quella di sicuro. Dentro la nube al fresco. Ah. Oh, tutta la giornata qua rimaniamo Sì, sì, bellissimo. molto volentieri. Prima di mangiare un piatto tipico ungherese, raggiungiamo Piazza Kossuth, che è la piazza sempre di fronte al Palazzo del Parlamento. Abbiamo cercato un ristorante, 9 minuti a piedi, almeno ci spostiamo da questa piazza. Sapete, mangiare nel posto più turistico in assoluto secondo me non è corretto. Ci spostiamo un attimo. Ragazzi, ci troviamo da Terv e ci mangiamo un piatto tipico ungherese. Sembra una buona trattoria. Vi faccio vedere che carino. Vabbè, ci sono anche le foto, Rita, dei piatti. Ci sono davvero tanti piatti tradizionali differenti. Adesso scegliamo. Davide ha già scelto fettina di pollo impanata e fritta. Ci troviamo in un bar sicuramente appassionatissimi, il proprietario è appassionatissimo di calcio e l'Ungheria di un tempo era stata fortissima, aveva vinto anche una coppa Rimè, si chiamava all'epoca se non sbaglio. Guardate questo pallone originale. Quindi dado maxi fettina di pollo, grazie. E noi un bel bicchiere di vino bianco ghiacciato, Rita, è ma non lo so se questo si può chiamare goulash, ma non credo. Comunque c'è carne di manzo e la solita pasta. Rita, carne di pollo e la solita pasta. Funghi e pasta. Cin cin, Rita, brinderemo sempre fino alla morte. Prima che Rita si finisca tutto vi faccio vedere anche le torte. Si è mangiata quella di Davide e anche la sua. Adesso ragazzi riprendiamo la macchina e andiamo a visitare altre cose interessanti a Budapest. Abbiamo pagato non poco, abbiamo mangiato discretamente, però molto caro. Il mio piatto è un piatto con 50 grammi, un piatto unico con 50 grammi di manzo e un po' di pasta, 27 euro, quello di Rita di pollo costava 25, insomma abbastanza caro. Abbiamo pagato 117 euro, 3 piatti, 2 bicchieri di vino e due tortine, 2 triangolini di tortina, moltissimi. Però
è corretto, è così, è giusto. Ho verificato, perché quando ho fatto la traduzione o quando ho fatto il conteggio da fiorini a euro, ho visto 126 euro, era assurdo, quindi ho visto tutti i prezzi e è così, cioè pagano tutti così. Sai, bisogna anche controllare, non si sa mai, ti sparano una cifra del genere, è bene verificare. Siamo in macchina, adesso raggiungiamo il castello di Buda e dopo c'è il bastione dei pescatori. Questo è a 16 minuti, 4 chilometri. Stiamo addentrando in un quartiere antico, storico. Abbiamo pagato il parcheggio perché a Budapest sono tutti a pagamento e abbiamo 50 minuti di tempo perché non avevo altre monete, dovremo cambiarli per averne un po'. E comunque adesso vediamo il castello di Buda. Qui dal castello di Buda si può ammirare anche tutta l'altra parte della città e il Danubio. Adesso ci affacciamo, ci sono dei bei ristoranti, guardate che vista. Qua ci sono i ristoranti qua dentro con vista sul Danubio, meraviglioso. Aria fresca. Improvvisamente c'è da recensire una fontana anche a Budapest, non lo sapevamo. Siamo stati appena hanno saputo che eri a Budapest, siamo stati contattati subito dal presidente. Dal primo ministro. Sì, vai. Acqua all'apparenza calda, molto schiumosa, ma buona. È buona, Sì. tutto sommato. Apprezzabile soprattutto in queste giornate di caldo estremo. Quanti gradi? 62. E l'acqua? 72. Calda l'acqua. Porca miseria. Guardate bene che non c'era nessuno a bere acqua, come l'ha recensita Davide si è affollato, si è sparsa la voce subito. Certo, il più grande recensitore di fontane del mondo attrae molte persone. Il barbino delle fontane. Svolta a destra. Gradi segna. Dobbiamo aspettare che arrivi un po' la sera, scendono le temperature
perché passeggiare o continuare a stare in giro così è da pazzi. Vi ho detto che sarei voluto andare a visitare una piazza, ma prima della piazza andiamo a visitare le terme. Vero Rita? Sono delle terme, sono dentro questo parco meraviglioso. C'è una mongolfiera, ci sono dei laghi, si possono noleggiare i pedalò e poi ci sono appunto le terme affollate, credo. Comunque c'è caldissimo, amici, caldissimo. Stavo rimandando la visita di questa città giorno dopo giorno e siamo rimasti un po' in quel camping naturista. Poi comunque dobbiamo anche proseguire, quindi siamo venuti ma 40 gradi. Non ce l'aspettavamo che così al nord, in Ungheria, all'altezza dell'Austria, che ci fosse così caldo. È assurdo. Rita forse ha trovato una stradina che ci conduce dall'altra parte senza dover fare tutto il giro. Qua ragazzi si cambia programma come se non ci fosse un domani. Le terme abbiamo letto un po' di recensioni e non ci sono piaciute e quindi cambiamo destinazione. Abbiamo visitato la piazza che era questa, è chiusa, non so se perché stiano facendo dei lavori o perché stanno organizzando qualche manifestazione. Quindi dopo aver visitato la piazza degli eroi andiamo a visitare dei mercati. Ci sono negozi, ci sono ristoranti, ci sono negozietti di souvenir e ci mangiamo un gelato da qualche parte perché non fa più. Prima di raggiungere questo mercato ci riposiamo un attimo. Si sta bene qua in questo parco all'ombra. Ci voleva, adesso ci sdraiamo e poi andiamo a visitare altro. Ci siamo riposati mezz'ora, adesso ci spostiamo, andiamo a visitare qualcos'altro e vorremmo chiudere la giornata con una, come si può dire Rita? Non una crociera, ma una gita in battello sul Danubio, magari di notte quando si illuminano tutti i palazzi e si illumina la città, credo sia uno spettacolo. Siamo capitati, vado, in un posticino carino dove si mangia qualcosa di fronte a un lago. Boh. Andiamo a vedere. Un posto fenomenale sul Danubio, ragazzi, fenomenale. Qua si può fare il bagno e si può mangiare quello che si vuole. Ci sono un sacco di locali. Non c'è più il sole, anzi sta tramontando, vi faccio vedere, si sta molto bene. Adesso le temperature cominciano ad abbassarsi. Ci facciamo 2 panini e patatine. Siccome non sappiamo ordinare gli faccio vedere le fotografie che sono del suo locale, quindi dovrebbe farli. Vedete? Wow ragazzi, salute a tutti. Ah, che buona in questo posto meraviglioso. Una birra ghiacciata. Siamo messi bene?
Esatto, cin cin. Devo vedere. Ti piace? Sì. Buon appetito allora. Buon appetito. Ti ha soddisfatto il panino? Ma mai quanto la fontana di Budapest. Adesso se riusciamo prendiamo una barca e facciamo un giro, una traversata, una crociera, non so come chiamarla, sul Danubio per vedere i palazzi illuminati. Vediamo se ci riusciamo. Hanno chiuso tutto, prossima partenza 20:15, ma stanno appena partendo, quindi no, il prossimo 21:30. Sicuramente fanno anche una specie di aperitivo, vedo i tavoli con dei bicchieri. Sta partendo adesso, quindi il prossimo parte tra 1 ora e un quarto, non aspetterò mai. Pazienza ragazzi, pazienza, non fa niente, ne faremo a meno. Doveva essere carino perché passi magari di fronte ai palazzi come quello che abbiamo visitato, il palazzo del governo, magari tutti illuminati di sera, così è bello. Però vabbè, è strapieno di gente, si è seduto sopra quella barca, ci sono 1000 persone. Ce ne andiamo, dai, rientriamo in camping. E questi sono tutti in fila già per dopo, guardate, per l'ultima partenza. Bisogna vedere anche se si riesce a salire perché ci sono già 70 persone, anche di più. Vabbè ragazzi, abbiamo perso qualcosa, sono qua, non mi vedete? Non mi vedete, vero? Così? Sì. Abbiamo perso qualcosa, però siamo stati bene, abbiamo fatto delle belle passeggiate, qualcosa l'abbiamo visitato. Certo, adesso di notte deve essere bello e quella navigazione deve essere molto bella. Un po' mi dispiace sempre quando non faccio qualcosa perché penso che magari qua non tornerò mai più, non si sa, e quindi è persa. Però vabbè. Rita invece dice la lasciamo per la prossima volta. Continua per 2 chilometri. Sempre belle le città di notte, ma noi usciamo dalla mattina presto, dalle 9 in giro tutto il giorno, pranzo e cena, quindi poi a un certo punto abbiamo anche voglia di rientrare, soprattutto Dado, mi sarebbe piaciuto continuare a fare 2 passi, ma lo capisco, per lui è stancante. Comunque ci sono ancora 33 gradi.